Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare su Satisfactory in questo mini complessino che mi sono appena finito di fare off camera, che ve l'ho risparmiato perché è pari a quello che ci siamo fatti per il rame. Questo ci automatizza il calcare. Mi sono messo un attimo seduto perché corre, si è fiottato il frego. Allora, un generatore che va a biocarburante mi alimenta una trivella sul nostro giacimento di calcare che conoscete già. Il calcare va al costruttore, il costruttore mi mette il calcestruzzo in questo container, eh, sì, container di stoccaggio qua. Ne sono fatto già una sessantina, tanto poco che sia, almeno non me sono fatto a mano, ma lo lasciamo lavorare e noi torniamo al lab perché oggi ragazzi dobbiamo in questo video cercare di fare, mi raccomando fate i bravi, ve lascio da soli, dobbiamo cercare di fare quanto più possibile uno step tecnologico importante in modo da quello che ho fatto finora è tutto abbastanza provvisorio ragazzi. Dobbiamo cercare di iniziare a fare le cose un pochino più busse, un pochino più spinte, però per farlo dobbiamo cercare di sbloccarci ancora un po' di roba. Il vero gioco succoso inizia tra un po' e voglio arrivarci quanto prima possibile perché... Oh, vabbè sì, lo zolfo, c'avevo già il giacimento là, se volevo, ma non me ne ero... non me ne sono raccolto ancora niente. This non-metallic and E lì multivalent c'è element Caterium. seems to be present only in a solid state and Oh, exhibits a most pungent smell. It is fortunate sta zitta, fix-it store this zitta, zitta. unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in group 11 Già in the gliel'ho periodic. detto, già gli ho detto tutto. Sì, sì, sì. Oh, una lumachina, anzi due. Beh, raccogliamocela, va. Come vi dicevo dobbiamo fare un bel boost tecnologico, assolutamente. Oggi c'è bisogno di spingere sulla tecnologia e ci dobbiamo prendere, in genere vicino alle lumache c'è qualche stronzo, qualche rottore coglioni. Dobbiamo cercare di sbloccare quanta più roba possibile oggi. Perché il succo del gioco inizia tra un po'. E ormai la parte iniziale, so This anni che è uscito il gioco, semi-slug la parte species iniziale, seems penso to che persist entirely through chi conosce absorbing and sti storing giochi... energy from its surroundings. Sì, 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 glielo dico io. Chi conosce sti giochi, la parte iniziale di Satisfactory ormai la conosce bene. Quello che magari ora è intrigante è vedere come sviluppiamo la nostra partita non più sulla mappa standard dove le risorse ce l'hai. Dove è andata quell'altra? Ah, il cazzo ci arriva lassù, senza le protesi alle gambe. Come ci potremo andare... Salve. Come ci potremo andare a architettare la partita con le risorse un pochino messe un pochino così, non più a mega giacimenti di ferro, a mega giacimenti di carbone, ma messe così, in maniera tutto sommato randomica. Che voi siete incagliati lì? Su. Grazie che mi danno pace allora. Sì, ma lassù non ci arrivo. Ma neanche... No, è troppo presto per arrivare lassù. Non mi fa più un pensiero a raccogliere tutta sta roba che tanto ormai a mano non fa più niente, mo le do un pasto al nostro edificio del biocarburante. Te, tu mangiate le foglie e te mangiate la legna. A posto. Lì si è fermato, quindi mo iniziamo a trovarne un po' anche di qui dentro. Perfetto. Allora, che ci possiamo andare a sbloccare? Dove mi sta a fare? Allora, anche le fondazioni sono fondamentali, sono importantissime, ma prima delle fondazioni almeno ci si fa anche un pochino decalcare, è impuro quello, decalcestruzzo, è impuro quello a fare decalcare, quindi un pochino ci vuole. Ci facciamo la ricerca sul campo che ci fa sbloccare la mappa e ci servirà il MAM, che è fondamentale, praticamente la macchina per l'analisi molecolare, altresì detta MAM, e serve per le ricerche, ci sblocca completamente tutto il nostro albero tecnologico del gioco. Il rilevatore di oggetti ci permetterà di, col giochino acqua acqua fuoco fuoco, di andare a cercare la roba.
e la possibilità di analizzare i dischi rigidi, come vi dicevo. Oltre che un altro po' di inventario che male non fa. Vai, seleziona. Viti che in questo momento non faccio. Allora io farei questo. Di qui il ferro è veramente poco, eh. Vabbè. Senti, famo. Bisogna bene fare sta miglioria. Sta modifica. Allora, tu me vai sulla barra 5. Oh, se no ogni volta li devo andare a cattare. Te me vai sulla 4. Tanti paletti per il momento non mi servono. Ma metterlo al 6, dai. Se andate sopra a un oggetto mentre lo è evidenziato, pigiate, vedete sotto c'è la barra dei shortcut, che poi rotando la rotellina ha più come si dice. Cazzata, dovete tenere premuto Alt, ho detto una bugia, dovete tenere premuto Alt, rotando la rotellina del mouse, sotto vedete ci sono ben 10 menu di shortcut, 10 menu di scorciatoie, a me veniva in mente in italiano. Io in genere alla 1 metto tutto quello che riguarda un po' la logistica, e se voi quando avete aperto il menu andate sopra un oggetto e pigiate, ad esempio in questo caso, vabbè, 10 ve lo toglie, se no pigiate 5 sopra il separatore dei nastri, sopra quando quando vi serve il separatore dei nastri pigiate 5 e già voda. Poi con E potete scorrere tutto quello che è la sottosezione dove sta il separatore dei nastri. In questo caso al momento ci sono nastri unificatori con 5 e poi E vi trovate sia il separatore che l'unificatore. È troppo appiccicato, insomma. Proviamoci, ma la vedo difficile. Zitto, zitto, che può darsi che ce la fa. È brutto che non si guarda, però fa il suo. L'importante per il momento è che faccia il suo. L'altro costruttore, sì, ma posso far molto bene. Non mi piazzi un altro costruttore senza cose, è veramente dura, eh. Così. Qui mi fai. Ah, lì mi fai le piastre. No. Qui mi fai le piastre. Spegnete un attimo. Qui mi fai le barre perché l'ho fatto spegnere, perché così gli do i lingotti. E accendete. Ok, qui mi fai le piastre. Tanto costruttore, mi mancano le piastre del ferro rinforzate. Però ci dovrei avere tutto per farle. E davanti alle barre. Vai. Non le piastre, ma mi fai le viti. Quanta roba viene fuori? Pochissima. Assolutamente pochissima. Anzi, fermate. Separatore. Costruttore. Vado a rompicoglioni ai generatori? Ah, in teoria no. A pelo, ma no. Dai. Container. Tanto ce lo posso mettere. Tanto è tutto super mega provvisorio. Che te manca? Ok. Qui mi metti le barre.
Un po' andranno lì e un po' le barre andranno qui. Mi faranno un po' di viti e un po' di barre me le metto da parte. Me le splitterà 50 e 50. Giustamente se non ci metto la corrente, questi impartono. Ok. E in questo modo almeno un pochino di tutto di ferro ce l'ho. Io ho chiesto troppo. Ma porca miseria. Ok, il mio carburante viaggia qua. Entra dentro quest'altro. Mi fai il palo tuo. Così. Te lì. Un palo centrale che mi raccoglie le due linee. Lo stesso schema di prima. E te tre attacchi. Adesso ne aggiungo uno, c'ho voglia di mettere, ma fa 2000 modifiche. Ok. E adesso abbiamo 90 di capacità, 66 di consumo massimo. Andiamo a prendere sto filo, va. A quando avremo le protesi sarà più evidente, ma è un tricchetto per viaggiare un pochino più alla svelta. È quello di utilizzare la scivolata. Quando correte, tasto C, scivolate, poi salto. Con le protesi poi sarà molto più evidente questo effetto guadagno, eh. Raccomando il salto in discesa, che se lo fate la scivolata in discesa che se fate in salita vi piantate come un chiodo. Corri, fai, sbriga, mi sono dimenticato di dirvi che sono le lumache energetiche. Allora, le lumache energetiche sono una creatura aliena di questo mondo. Ce ne sono di tre tipi: quelle comuni blu, quelle non comuni, diciamo, gialle, quelle rara di colore viola. Le lumache energetiche sono delle lumache che sono stanziali, stanno in quel posto lì perché la loro funzione è quella di accumulare, di immagazzinare dell'energia. È la loro natura, immagazzinano un'enorme quantità di energia. Cosa ci servono a noi nel gioco? Allora, nel gioco ci permetteranno di fare delle capsule contenenti energia che ci permetteranno di fare delle cose nelle nostre fabbriche, nei nostri dispositivi di costruzione. Se apro qua, qui c'è il menu con la ricetta, i consumi, quanto lo fa, le statistiche, cazzi e mazzi. Qua sotto vedete ci sono due pannellini. Quando sbloccheremo le lumache e si farà il MAM, ci verrà tolto questo sportellino qua. Con questo frammento energetico ci sarà la possibilità di overclockare la produzione del singolo componente. Ora sta andando al 100%, questa è la ricetta base, è al 100% da 60 filo al minuto, mi fa 30 cavo al minuto. Se mi serve di o abbassare la produzione o aumentare la produzione, se mi serve da abbassare la produzione regolo e basta, ma se mi serve da aumentare la produzione, ad esempio ottenerne il doppio e non voglio costruire, io non ho spazio, non ho per mille motivi la possibilità di costruire un altro costruttore, posso fino ad arrivare addirittura al 250%. Metto 1, 2, 3 lumache e posso overclockare la produzione. Attenzione, soprattutto in questa modalità di gioco, devo stare attento perché avendo messo il per 2 sul consumo di energia, quando io la mando ad esempio al 200%, quindi è il doppio della produzione, da 8 non va a 16, non è lineare l'aumento di consumo di energia del costruttore nel caso, ma è esponenziale, o comunque non lineare, invece che 16 sarà 20, 22, adesso non lo so con il per 2 quanto è, però non è affatto lineare la cosa. Allora, prendiamoci il filo, vai, vabbè, mi fa basta quelli che ho, casomai torno giù. 148, guardate. L'hanno consumato sì e no 50 a testa. Perfetto.
E tanto mi sono trovato sia il filo che il cavo pronto. E io mi prenderei anche i cavi, che se me li chiede per la prossima ricerca, poi non ci ho guardato a quello che mi chiedeva. Ma pigliateli va, tanto te li rifai. Piuttosto che rifarmi la gita. Tanto che ci siamo, me levo sto piccioccolo al quarzo. E anche il quarzo è una cosa che dobbiamo ricercare al mamma. Unknown Solo crystalline 15. mineral Dammene collected. qualcuno più, This va. mineral is composed of the same chemical elements Normale, as quartz normale. and may yield similar industrial functions. Store this potential resource for later use. Dai, me ne fa bastare un cinquantino per adesso. Torniamo all'hub appena finito con le viti. Ci sblocchiamo subito la ricerca sul campo. E ci andiamo a fare tutto quello che è possibile fare al mamma. Prendiamoci anche sto fungo. Oh, che è sta grotta? Aspettate, dammi un banco da lavoro al volo. E metti via sta motosega. Cioè, mi sono messo proprio tra le piante che fanno il gas tossico. Mannaggia me. Che mi chiede scelte di vita. Ce lo famo, basta. Perché mi sono fatto un po' di biocarburante. Perché se trovo quello che dico io, con le motoseghe si può raccogliere. Allora, occhio che qui è pieno di ragni. Che in genere sulle caverne ci sono i ragni a rompere i coglioni. Ma cazzo, ci sono anche le piante. In genere su le caverne ci si trova un sacco di robina carina. C'è la pianta, se non ce n'è più di una. Che cazzo. Famo al volo, tanto non è che mi ammazza in 2 secondi. Là, là. Vai, 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 vai. Niente funghi, quindi. In genere dentro alle grotte ci sono i funghi. Ecco perché mi sono fatto il biocarburante. Ah sì, qualcosa ho raccolto, dai. Dov'è che mi fai raccogliere? Oh, ho raccolto qualcosa di misceli. Via, 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 via. Dai, qualcosina di misceli ma raccolto. Anche i funghi ci si può fare la biomassa, ma ci si possono fare anche delle cose per quanto riguarda la cura personale, che ne truccasse o mettesse la maschera, ragazzi, o fa la manicure o la pedicure. La cura personale, sto gioco non ci sono medikit, ma c'è la possibilità di farsi degli inalatori che ci fanno recuperare la vita durante i combattimenti. Perché guardate adesso, queste bestioline sono calme e tranquille. È vero che potenzieremo anche la nostra arma, ma queste sono calme e tranquille in confronto. Allora, di più un po' di barre le abbiamo messe da parte. Tu non me stai minimamente dietro, porellino. Gli sto chiedendo di fa chissà che lavoro. Cosa? Ah. Vabbè, comunque a 300 ci siamo, dai. Poi gli ho dato un po' di barre io. Allora, per la ricerca tecnologica ci dovremmo essere. Filo, viti e piastra. Vai. Oh, guardate un po' di Milestone roba reached. sbloccata. Supply the molecular analysis Allora, che ci siamo andati a sbloccare? Per prima cosa ci siamo andati a sbloccare il mamma. Filo, cavi, fortuna l'ho presi, e 5 piastre rinforzate. Che me manca se no? Mancano le piastre. Vabbè, senti, per adesso per farlo mi basta.
Ok. Ci lo mettiamo a fianco all'officina. Mamma. Eccolo qua. Al MAM ci accediamo tramite questo schermo e vedete ci sono una serie di menu che ci aprono vari alberi tecnologici che dovremo andare a sviluppare e ricercare. Allora, Podecaterium l'abbiamo trovato, quindi già questo lo possiamo andare a fare. Vediamo che ci sblocca. Ci ha sbloccato il lingotto di Caterium. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO Katerina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability, and corrosion resistance. Come vi dicevo, il Caterium è in questo pianeta, non c'è l'oro, quindi per fare il Caterium ha le stesse identiche caratteristiche dei metalli presenti sulla tavola periodica nei dintorni, nella stessa colonna dell'oro, nello stesso periodo dell'oro, e quindi lo utilizzeremo per andare a sviluppare tutta la parte dell'alta tecnologia. Quindi con un po' di Caterium ci possiamo andare a sbloccare il lingotto di Caterium e poi il filo di Caterium, va bene. Tecnologia aliena, tanto bene, una sfera Mersal ce l'abbiamo e andiamocela a ricercare, va. Ok, Mercer sphere analysis completed. Established local planetary signature of massage 2, AB, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture. oh, Witness our windows. e chi sei? Come to defile our shrine. Sing us a song. Arguing the existence of Beh, intelligent alien chi cazzo life. sei? Oh? While Fixit has figured out the Eh, method, all of the Lucifero si è original data impossessato is delle still comunicazioni? untranslatable. Strane creature si intromettono nelle comunicazioni tra me e sta rompicoglioni. Eh, allora, praticamente è un oggetto di natura aliena che sembra poter trasmettere dati da un punto a un altro senza l'utilizzo di energie particolari. E infatti quello che ci è andato a sbloccare è una cosa rotta in culo per quanto è forte, ragazzi. Il caricatore del deposito dimensionale. Cioè, ancora non l'abbiamo sbloccato, dobbiamo trovare un'altra cosa e andarla a fare analizzare per darci il deposito dimensionale. Questa parte qui è una fichissima, è arrivata al rilascio della versione 1.0, al rilascio della versione definitiva, era stata rotta in culo perché la possibilità di avere le risorse in cloud. Io adesso quando finisco un oggetto, se vedete corro a destra, a sinistra, rifamme le cose, poi di questo non ci sarà più bisogno perché gli oggetti voi li fate caricare su questi depositi dimensionali e ci avrete sempre con voi senza tenerli nello zaino, sono su un mondo a sé, su una dimensione astratta e voi li utilizzate. È fighissimo, è di una comodità allucinante. È quasi buggata come cosa. Allora, il cinghiale ce l'ho. Come c'ho anche altri resti, quindi quelli glieli diamo tutti. Oh, prendete tutto, va, che questo me fa ricerca tutto. Tanto da qualche parte la ricerca l'emo da iniziare. Mega fauna aliena, vai. Cinghiale e te ne fai uno. Ok, e questo ci permetterà di fare le proteine ora dal cinghiale, un The qualcosa che si remains chiama research belong proteina. to an organism now dubbed the fluffy tail. Sì, 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 non rompere i coglioni. Con la proteina poi potremo andare a fare capsule di DNA alieno che ci serviranno poi successivamente. Ci può fare anche la corrente per lì, se mi ricordo male. Ah, l'incubatoio non lo abbiamo ancora trovato, è l'ultimo mostro che ci rimane da vedere. I ragni, ricerchiamo, vai, non rompere. E i spitter, quelli che sputano il fuoco, che li abbiamo incontrati proprio all'inizio, come i primi due, che stavano a sorvegliare sto Somerslop. The remains research. Sì, sì, sì. Ah, poi che altra roba? I misceli, ne abbiamo raccolti un po' adesso, ci bastano? Sì. Dai misceli, tanto ci possiamo sbloccare la possibilità di fare la biomassa, che poco non è. Poi ci potremo andare a sbloccare The il mycelial tessuto. networks of these fungi possess. Oddio, signore. I misceli, sono i funghi, raga. Sono i funghi. Il termine biologico più tecnicamente corretto, misceli.
ci darà la possibilità di andare a sbloccare il tessuto con cui fare un'altra cosa rotta in culo, che praticamente è una specie di paracadute, ci permetterà finalmente di spostarci in maniera molto più veloce, soprattutto di non ammazzarci quando cademo da un punto alto, anzi, ma di planare. Qua dobbiamo, per sbloccare le proprietà mediche, dobbiamo avere gli statori, cosa che per ora non abbiamo. Sui nutrienti. Allora, la noce ancora qua non l'ho trovata. Adesso io devo da ricercare le bacche. Sì. E l'ovulo. Ok, appena troviamo una noce la daremo e questo, se non mi sbaglio, ci dà la possibilità di sbloccare l'inalatore per recuperare l'energia. La lumaca l'abbiamo trovata, eccolo qua, è il frammento energetico. Ci darà la possibilità di fare un frammento energetico con le lumache blu. La prima ce la dobbiamo sacrificare per fare la ricerca. D'ora in poi le prossime lumache energetiche ci darà la possibilità di fare questo frammento This tecnologico. semi-slug Con un'altra lumaca ci possiamo sbloccare la possibilità di scannerizzare quello che abbiamo appena sbloccato degli oggetti, le lumache blu, e col primo frammento energetico lo dobbiamo sacrificare se vogliamo togliere quel coperchino che avevo detto prima dell'overclocking. Anche il quarzo l'abbiamo trovato, e tutta la roba adesso la stiamo analizzando, ve l'ho detto che oggi facevamo un boost clamoroso. Col quarzo dobbiamo andare a fare i cristalli di quarzo. Già li potremmo sbloccare, ma io sarei più contento onestamente di sbloccarmi la silice con 20 di quarzo. Vai, sblocca, perché queste sono quelle che cerco. Oh, c'è già sbloccato la silice, che bello. Non rompere. Come si fa la silice? Codex, silice, dove stai? Potete anche cercarla infatti, Silice, come la famo? La famo nel costruttore o sul banco di lavoro? Quindi, mo mi piglio una trivella. Ci prendiamo un po' di quarzo, ci famo la silice per sbloccarci le gambe. E vaffanculo, finalmente potremo correre un pochino più velocemente e saltarci. No, 3 le trivelle. E anche lo zolfo ci siamo trovati, quindi vai. Ok, con lo zolfo intanto ci siamo sbloccati la This polvere da unknown sparo. chemical element Non rompere. Zolfo e un po' di carbone e ci andiamo a sbloccare la polvere da sparo, con il quale possiamo poi, però ancora un pochino presto, fare quello per far saltare le rocce che vi dicevo nel video scorso. Oh, ci siamo fatti un bel boost di ricerche. Summer Slop è troppo presto, ma l'ho visto, vabbè. Allora, mi metto via un po' di roba. La legna è bloccata all'uscita. Poi c'è un po' di biomassa. Ah, voi? Sì che la vuoi. E dammi un tocco di questi che l'ho finito per la motosega. Ah, a posto. Allora, che altro ci siamo sbloccati? Il rilevatore d'oggetti, ma è un pochino presto per farlo. Vabbè, comunque famocelo, va. Mi servono 4 piastre di ferro rinforzate e un po' di viti. Il filo ce l'ho, ok. Per quanto poco è marcio, comunque vedete, andate là e gli oggetti che vi servono sono già fatti, senza stare a perdere tanto tempo o fammeli a mano come facevo, come ho fatto all'inizio. Vai. Fammi il rilevatore d'oggetti. Ok, è un pochino presto, questo ve lo mettete in mano adesso, vabbè, al posto dello zipper assolutamente novedà. Per adesso solo la sfera, no, vedete? Scrutando e girando, vi dà la possibilità di trovare quel giochino fuoco, fuoco, acqua, acqua. Quello che adesso per ora c'è solo poca roba, tra un po' ci possiamo aggiungere più. Vedete, oh, qua, io girandomi di qua, piano piano, seguiamo il segnale, più la barra aumenta, più noi ci avviciniamo, più ovviamente la barra aumenta. Se vado dall'altra parte, ovviamente la barra scompare, quindi io devo seguire l'andamento. Adesso me ne so perso, di qua. E ci porta a una sfera mersa, che se non dico una cazzata sarà quella che starà sottoterra. Eh sì, infatti perché se ci fate caso qui mi scompare in qualsiasi direzione io vado, perché fondamentalmente sta sotto. Vale anche per le bacche rosse e fungo, poi varrà praticamente per qualsiasi oggetto del gioco, Ma per il momento non ci serve.
Però intanto ce lo teniamo con noi altri. Le fondazioni sono troppo importanti. Andiamoci subito a sbloccare. Vado a prendere il calcare. Con tagliettino tattico ce le sblocchiamo, eh. Ah, intanto ve lo fa vedere sul menu, sulla rotella delle risorse. Guardate quante ne abbiamo sbloccate. Andando alla ricerca al MAM. Ora abbiamo anche il Caterium, il quarzo e lo zolfo. Ah, 400 del calcestruzzo. Calcestruzzo ce l'ha fatta. Tanto che noi facevamo altro. E guardate chi c'è lì. Una lumachina. Andiamocela a prendere, così vediamo anche i frammenti energetici e l'overclocking. Ma se non mi sbaglio, se sale da di qua, per andare in cima lì, è sicuro toccherà fare schiaffi con qualche bestiaccia. Quindi con calma, circospezione, avviciniamoci. Non c'è nessuno. Nulla presiede a nessuno. Che culo. Strano. Via. Poi vediamo se ci sono delle sfere in zona. Ci andiamo a prendere. Oh, sfere no. Ma un hard disk sì. Ah, e che faccio? Glielo lascio? Ai ai. Ok. E queste sono le capsule che contengono gli hard disk che vi dicevo. Oh, prendi questa. Che altro c'è? Piastra di ferro rinforzata, almeno per un po' non le... 54. Per un po' non le fa almeno. C'è qualcos'altro? In genere intorno ci sono sempre le risorse interessanti. No, non ci credo. Cioè, su sto hard disk ci troviamo un super computer. Ragazzi, questa è una risorsa da metà gioco barra quasi la fine, eh. Vabbè, prendiamoci tanto l'hard disk. Eccolo qua. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the Fixit mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Sì, 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 sì. La Fixit, coi suoi misteri. Io adesso potrei dargliela al MAM. Ora vi faccio vedere la sezione specifica per gli hard disk. Ma a me farebbe trovare le ricette alternative soltanto per questi 4 oggetti che ancora abbiamo. Pare un pochino sprecato al momento, anche trebolando un po', preferisco tenermeli un po' da parte. Poi, quando me ne sono accumulati un po', che abbiamo sbloccato parecchia robetta e ci andiamo a fare i complessi quelli seri, allora lì gli diamo ad una strisciata d'apertura da hard disk e ci prendiamo tutte le ricette possibili e immaginabili. Ah, rieccoci a casa. Vedi, se vado al MAM, libreria dischi rigidi, qui c'è l'elenco di tutti quelli aperti con tutte le ricette sbloccate. Altrimenti, la prima voce del menu di prima, dischi rigidi. Voi andate qua, ora gli potrei dire scansiona disco rigido, cosa che non farò. Lui lo 10 minuti, si prende 10 minuti per scansionarlo e poi vi darebbe la ricetta. Vi darebbe la ricetta alternativa di un qualcosa. Oh, adesso mettiamocele da parte, va. Ce ne ho oltre 200. A posto. Sblocchiamoci le fondamenta. Calci e struzzo. Piastra di ferro e barre di ferro. Vai. You are Non rompere. Allora, menu. E ora ci ha aperto sia il menu pareti, cioè ci mostra sul menu di costruzione sia le pareti, cosa che utilizzerò un pochino più avanti per fare cose più carine, ma soprattutto le fondazioni. Oh, le fondazioni ci permetteranno di fare le cose decisamente più interessanti. La fondazione la potete mettere dove pare, vedete? Totalmente libera, questa è quella da 4 metri, la potete girare come cavolo dove pare. Oppure se si vuole fare tutto il mondo fatto in un determinato modo che ridica al millimetro tutto quanto, il consiglio qui do è, mentre piazzate la prima fondazione, premete CTRL e lui, vedete, non è più che ve la mette in do cavolo dove pare, ma ve la aggancia in punti ben determinati, ben precisi.
sotto al gioco, sotto a quello che non vedete, la struttura proprio base del gioco, c'è una griglia che serve per modellare tutto il mondo. Ecco, la fondazione si aggancia a quella griglia ed è anche orientata verso quella griglia. Se voi lo fate all'inizio con la prima fondazione di ogni costruzione che andate a fare, tutte le costruzioni che voi andrete a fare su tutto il mondo, anche dall'altra parte della mappa che ora guardiamo, abbiamo scoperto ma non ve l'ho fatta vedere, su tutto il mondo, su tutta la mappa, ridiranno sia nella direzione sia nelle distanze. È matematico, non vi sbagliate. Se voi la prima costruzione di ogni edificio la posizionate con control e la direzionate nel verso, che poi farò vedere quando le faccio, eh, tutte le costruzioni vi ridiranno al centimetro. Vabbè, al momento non ce n'è bisogno di usarle subito. Quello che però posso farvi vedere, ne piazzo un'altra. Prendo il costruttore, anche il costruttore. Ora vedete qui, se lo potete mettere in qualsiasi punto ve lo fa mettere. Qui sopra, come vedete, va a scattoni, perché anche le costruzioni sopra le fondamenta hanno dei punti ben precisi, degli ancoraggi ben precisi. Questo vi permetterà di fare fabbriche e costruzioni decisamente molto più ordinate, anche con le distanze. La mappa, tasto M, va per la mappa, niente di particolare. Al momento sulla mappa c'è poco per di niente, solo che è particolarmente immensa. Non pare mai particolarmente immensa, da quello che so io so distanze abbastanza, cioè la scala è abbastanza reale delle distanze. Che altro ci potete andare a sbloccare? Andiamoci a sbloccare assemblatore con lamiere di rame, rotore, telaio modulare e lamiera intelligente, che ricordo è il primo componente che servirà da mandare con l'ascensore spaziale. Mi vado a prendere sta roba, mentre mi prendo sta roba ci prendiamo anche tutto per fare le protesi, così mettiamo le protesi, sblocchiamo gli assemblatori e ci salutiamo ragazzi. Ok, mi dovrei essere preso tutto, tanto mandiamo via il drone per sbloccarci la ricerca, questo, barre, le viti e le piastre. E anche l'assemblaggio dei componenti ce lo siamo sbloccati. Vadi, vadi, Milestone vadi reached. Marchese. The assembler can produce more complex parts, including the project. By completing, note, do not work such as Ah, a posto. Colpo il casino. E ci siamo sbloccati l'assemblatore, che è sto bestione qua. Ora non lo posso realizzare perché mi manca una ricetta, manca un componente che è il rotore. Però è sto bestione qua ci prende 2 ingredienti in ingresso per darcene uno in uscita. E ci faremo veramente con l'assemblatore veramente ci faremo un botto di roba, un sacco di roba. È già un passo successivo importante tecnologico. Ci siamo anche sbloccati, se non mi sbaglio, altre ricettine carine, che sono la lamiera di rame, ma questo si fa nel costruttore, appunto il rotore, il telaio modulare e la lamiera intelligente, che è questa invece tutta roba che si farà negli assemblatori. Mi sono preso il quarzo e il carbone, Allora, poi vediamo. Sullo zolfo il PC chiedeva un po' e non c'ho lo zolfo, ho perso. Vabbè, ci sblocchiamo la prossima volta la polvere da sparo, dai. Mo metto da parte un po' di carbone. Quarzo ne ho preso abbastanza, poi vediamo se ci basta per fare quello che dovremo fare. 50 di 16 vuoi. 16 che si fa nel costruttore, giusto? Ce l'ho per farmi un costruttore al volo? Sì. Voglio la 16. Todo io il quarzo a mano. La corrente ce la dovremmo avere. Mi sono trovato un'altra lumaca, così possiamo andarci a fare. Ah no, vuoi il frammento. Ci possiamo andare a fare il frammento energetico. Eccolo qua. Ci facciamo il primo frammento energetico. Ok, il primo però lo dovremo devolvere alla scienza per sbloccarci l'overclocking. Allora, dove si faceva lumache energetiche? Che vuoi? Mi mancano le piastre. Per quanto zozzo è buttato giù, comunque è comodo, che fanno tutto loro senza che io mi devo stare a sbattere. C'è anche di quarzo, non ho preso anche troppo. Va bene, fa niente. Ci sblocchiamo un po' di ricette, un po' di tecnologia del quarzo.
Overclocking, vai. Analisi dell'overclocking terminata. Overclocking development. Sì, sì, sì. Quello che vi dicevo, adesso però c'è un'altra lumaca energetica per farvi vedere quanto aumenta la corrente. Ci si è sbloccata, ci si è aperto questo pannellino qua, vedete velocità del clock, ora è al 100%, ricetta base. Io posso sia intervenire qua, dandogli una percentuale che desidero io, oppure dico, ma guarda, tu voglio come fai 20, 20 16 al minuto, e lui dal ciclo successivo che voi gli date la cosa si adatta. Adesso sta tra parentesi, viene calcolato il nuovo consumo di risorse, eccolo qua. Ora da 12 quarts al minuto vi fa 20 16, lui rallenta, non ci mette più il tempo che ci metteva prima, che non mi ricordo quant'era, e il consumo, vedete, è diminuito. È tornato su a 8, ma se ti dico 50% anche anda giù, sì, vedete? Per farvi vedere che non è lineare, invece che 8 non è la metà 4, ma è 3,2, un pochino meno. Ma ripigliate giù che ho già fatto 80 16. Fammene un altro po', che male, a male non ce la mandiamo. Che altro vuoi per le protesi? Allora, quarzo. Aia, sapevo che volevi questi. Telaio modulare. Me ne faccio 10 al volo io, Gli ultimi 4. Ricetta di uno Zotsuma, che questa clamorosa con le piastre di ferro rinforzate e le barre. Ricetta sozzissima, se ne fanno veramente all'inizio, poi se ne fanno veramente pochissimi per volta. Mamma mia. La lentezza allucinante. E ora però ci dovremmo avere tutto. Sì. Ma per farle sicuramente me ne chiedi di più. Oh, so contento. Blade Runners unlocked. Tanto come fa altra 16 per sbloccarmi un altro po' di inventario. Le gambe si fanno all'officina. Che vuoi? Pure i rotori. I mortacci tua. E per fare il rotore che volevi? Ah, che me li posso fare, bravissimo. Viti e barre, perfetto. Ok, ci abbiamo tutto per fare le protesi. Vai. Questa non me l'aspettavo proprio oggi di farlo, Oh, allora, ora vi faccio vedere la differenza, Questo è nella corsa normale. Ma qui lo vedete fino a una certa, guardate, Io sopra il separatore. Eh, eh. Per quanto mi impegno, non ce la faccio a saltare. Aprite il menu, prendete le gambe, o doppio clic, o ce le portate direttamente. Ve la date. Adesso metto modalità foto. Aspettate, l'avevo messo a ceccia. 0. Ok. Ridammi il drone. Eccole qua. Queste sono le protesi che abbiamo appena sviluppato. Guardate, Oh, addirittura lo passiamo perché mi sono fermato io, Se addirittura si passa. Se poi correte, lo si passa. Guardate. Bella differenza, Oppure quello che vi dicevo prima. Guardate, lo fate, lo passate. Oppure quello che vi dicevo prima, con ci scivolate, poi... Guardate. Riscivolo e via. Guardate che balzi. E si sente anche nel sound della camminata ora con le protesi. Ok. Anche come sembrava di stare su Satisfactory senza le protesi. Che altro ci abbiamo rimasto da sbloccare? Vabbè, sì. Ancora altre due robine, soprattutto la logistica MK2. Ma lo vediamo nella prossima puntata, ragazzi. Oggi abbiamo fatto un botto di ricerca e di sviluppo. Direi di salutarci qui, ragazzi. Grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram.
Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao! Fade away, 'cause